Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, bentornati su IVS. Oggi siamo qua in compagnia di tutta l'ambasciata di Luigi Verga 1947, Umberto, Riccardo, Federico, in questa stupenda cornice della veneranda fabbrica del Duomo. Grazie per essere qua. Ditemi in breve, cos'è Luigi Verga 1947? Cos'è? Una parola non si può dire in 2 minuti. Diciamo che è un'avventura nata nel 1947 dal nonno Luigi, mio nonno, proseguita poi da mio padre, e poi dopo un bel po' di anni che l'azienda era già fortunatamente ben avviata sono entrato anch'io e sono entrato circa nel 1982, quindi come terza generazione. Il detto dice che la prima crea, la seconda costruisce, la terza distrugge, ci siamo quasi andati vicino. Poi fortunatamente sono arrivati i miei figli che sono la quarta generazione e hanno dato una linfa nuova, vitale a questa società. Caspita, come ci si sente essere la quarta generazione di un'istituzione alla fine? È una bella responsabilità sicuramente, con tutto quello che ha fatto il bisnonno, nonno, papà, per noi è una bella responsabilità e una forte motivazione comunque. Poi sicuramente avere sia il nonno che il papà in negozio ci ha sicuramente insegnato tanto, nel senso vedere proprio come ragionano generazioni, la seconda, la terza e la quarta insieme. Caspita, anche perché Luigi Verga alla fine la conosciamo un po' tutti per Via Mazzini, Certo, negozio assolutamente. storico, però adesso non è più solo Via Mazzini, anzi. C'è stata Corso Vercelli negli anni 90, che è stata la seconda apertura. Diciamo in realtà la vera seconda apertura è stata Via Cappellari, che era un negozio proprio dentro nel palazzo di Via Dogana 3, comunque il palazzo di Via Mazzini, lo storico palazzo. Avevamo fatto un negozio solamente Swatch all'epoca, quando nell'89 Swatch aveva appena incominciato ad arrivare in Italia. Diciamo che siamo stati anche lì un po' i precursori, perché comunque Swatch all'epoca non era così riconosciuta ed è stato un grande successo. Poi abbiamo aperto in Corso Vercelli, comunque una zona milanese dedicata allo shopping, e anche lì nell'arco di 20 e passa anni da quando c'è il negozio si è affermato sicuramente. L'ultima sfida è stata, diciamo, forse la più complessa, perché comunque siamo andati in Porta Nuova, che per noi milanesi, per quelli della mia generazione soprattutto, era legata comunque alle giostre, era legata al circo, era legata a un po' di degrado, perché comunque era una zona, pur essendo quasi nel centro di Milano, considerata periferica, cioè Milano si fermava in Corso Como. Quindi quando è nato il tutto siamo andati a vedere il negozio di Via Capelli, siamo rimasti comunque colpiti perché questo grattacielo, questa situazione completamente diversa da quella che siamo abituati a vedere a Milano, ci ha affascinato e siamo andati a vedere un giorno di ottobre, oltretutto piovoso, uggioso, vuoto, quindi Non c'era nessuno in giro. devo essere sincero, è stata proprio una scelta molto coraggiosa, però era da mettere un puntino nella cartina di Milano, lontano, anche se Milano, ripeto, è una città molto piccola, lontano dal quadrilatero, e mettere un puntino in una zona nuova dove probabilmente nei prossimi anni vedremo un grande sviluppo a livello commerciale. Adesso c'è Federico, giusto? Assolutamente sì, diciamo da dicembre 2015 sono andato a gestire la parte di Geolenti. È stata sicuramente una bella sfida, proprio perché è abituato al centro e ad avere magari una spalla come poteva essere papà, Riccardo, il nonno, andare lì da solo con Raffaella e con Achille sicuramente è stata una sfida, però devo dire che ormai siamo lì da 5 anni e mezzo e siamo felici di essere lì. Certo, è una sfida che ancora, non dico da vincere, non è ancora incominciata, perché la fortuna di essere partiti con marchi importanti come Patek Philippe, Cartier, Tudor, Montblanc ha sicuramente aiutato. Adesso abbiamo avuto questa interruzione forzata di 1 anno e mezzo dovuta alla pandemia e quindi una zona dedicata totalmente agli uffici che si è svuotata.
Però malgrado tutte queste difficoltà il negozio ha sempre dato dei buoni risultati. Ci attendiamo il prossimo triennio, un triennio di forte sviluppo della zona e poi vediamo, ascoltiamo. Certo, adesso c'è anche una nuova avventura con Verga Vintage. Sì, diciamo che la nuova avventura con Verga Vintage non è proprio così nuova come, diciamo, è nuova la società ma non l'idea, perché l'idea è cominciata nel 1980 mio papà a vendere degli orologi, mettiamoli virgolettati, vecchi, perché gli orologi degli anni 60 o degli anni 50, negli anni 80 erano considerati dei vecchi orologi, non si parlava di epoca, quindi non si parlava di vintage o di un qualche cosa che avrebbe potuto avere un valore così importante nel tempo. Ed è incominciata un po' per gioco, poi piano piano è diventato un mezzo lavoro, mezzo perché è sempre stato all'interno della società principale, non era mai stata divisa. Diciamo che nel 2020, diciamo fine 2019, inizio 2020, abbiamo pensato di dividere le due società, una che si dedicasse esclusivamente agli orologi vintage e l'altra sugli orologi moderni per non creare anche confusione all'interno della stessa società. Non pensavo neanche io che partisse così bene, così velocemente. Diciamo che ha dei grandi possibilità di svilupparsi molto bene nel futuro, perché comunque il prodotto vintage, se fatto con professionalità e con attenzione, può dare dei buoni risultati in futuro. Diciamo, vendiamolo anche come bene di investimento, anche se non deve essere proprio così, deve essere prima un piacere nel possedere un orologio d'epoca e poi considerarlo anche in un secondo tempo un bene di investimento. Adesso che abbiamo dato un attimo un overview su quello che è Luigi Verga 1947, vi va se ci conosciamo un po' meglio tutti e tre? Con piacere. Dai, perfetto. Volentieri. A che età hai avuto il primo orologio? 12 alla comunione. 16 anni. A 12 anni. Qual era il tuo sogno da bambino? Diventare calciatore. Fare l'astronauta. Fare il pilota. A che età hai cominciato a lavorare in negozio? 19 anni. 21 anni. 22 anni. Se non avessi venduto orologi, oggi saresti? Da Magni Carnevale a vendere le auto. Un venditore di automobili. Avrei lavorato in borsa. Qual è il primo orologio che hai venduto? Un Luigi Verga crono al mio migliore amico. Un Tudor. Ho venduto Milgauss. E quello più eclatante? Probabilmente un Moser Streamliner. Un Richard Mille. Una grande complicazione di Patek. Cosa pensi dei social? Molto interessanti e devono essere sfruttati bene. Interessanti. Pericolosi. Una caratteristica che rende Luigi Verga diversa da tutti. Milanesità. Una famiglia. Una famiglia. La storia più divertente che ti è capitata lavorando in questo settore. Una scommessa vinta per un orologio che è andato ad un'asta, è una vittoria di una cena da Vittorio, quindi non male. È un po' lunga. Se volete ve la racconto. Tante, ce ne sono troppe. La storia più divertente capitata in negozio. Ce ne sono tantissime. È un signore che purtroppo non aveva la vista che mi chiedeva un orologio. Uno che si è messo a fare flessioni in negozio. Il cliente più strano che è entrato in negozio. Quello che fa sempre tante domande ma poi non compra niente perché è solo curioso. E tutti i giorni ne capitano. Questo qua. Il tuo orologio preferito. Forse il Patek Philippe 5531 rosa. Rolex. Dei date. L'orologio dei sogni. Quello preferito. Un Patek che non fanno più. Deve ancora presentarlo. Si dice vendi, guadagni e pentiti. L'orologio che rimpiangi di più di aver venduto. Qualche 5711. Probabilmente un paio di Daytona Paul Newman che avevo in casa e che ho venduto. Uno Audemars Piguet e lo calendaro perpetuo in acciaio. Quanto conta da 1 a 10 nel retail il servizio clienti? 10. 10. 10. La presenza fisica? 8. 9. 7. La posizione della boutique? 6. 6. 7. Il personale? 10. 10. 10. La passione? 10. 10. Lode. 10 lode. La presenza dei giovani in negozio? 10 lode. 10. 9. Cosa conta di più tra questi? I giovani. Passione. I giovani. Parliamo di orologi invece. Quanto conta sempre da 1 a 10? Il corredo? 7. 5. 10. La provenienza? 7. 5. 7. Le condizioni? 9,5. 10. 10. Coevità e originalità? 10. 10. 10. La più grande passione oltre agli orologi? Il calcio, le auto e... Sempre le automobili. Milan e le auto. Eccoci, allora, dopo questa intervista tripla torniamo un po' dove siamo. Siamo nella veneranda fabbrica del Duomo, mi pare di capire che siete tutti milanesi, doc. Sì. Qual è il vostro rapporto con Milano? Come la vivete? È una città in crescita sotto il profilo degli orologi o ancora un po' da venire? La città in questo momento è in forte crescita, ma lo è da tantissimi anni. Diciamo che per il mercato dell'orologeria Milano è sempre stato un po' al centro dell'attenzione, o comunque dove sono venute fuori le prime idee, le prime avanguardie, o
comunque le marche che hanno dovuto sfondare sul mercato, comunque essere presenti, come prima piazza hanno sempre scelto Milano. È un po' anche la piazza più complessa, perché magari è un po' più esigente. Anche se Roma sicuramente ha degli attori nel nostro settore estremamente importanti, e quindi anche Roma riesce a essere fortemente attrattiva. Sono molto curioso. Io il giorno che stavamo organizzando l'intervista, mi ricordo, ci siamo sentiti e mi avete detto la veneranda fabbrica del Duomo. Mi sono incuriosito subito. Come mai avete scelto questa location? La veneranda fabbrica del Duomo è comunque un'immagine forte di Milano. Alla fine gira e rigira, parliamo di tante cose di Milano, ma il Duomo rimane il suo epicentro per tanti motivi, per la maestosità della costruzione, per la storia, per tutto quello che è girato intorno al Duomo a Milano, per gli eventi. Pertanto il Duomo rappresenta Milano. Se noi vogliamo pensare nel nostro settore di non rappresentare ovviamente tutta la città, perché abbiamo degli altri colleghi assolutamente all'altezza, ma di essere comunque anche noi dei leader, il Duomo rappresenta un po' la nostra centralità. Caspita, assolutamente. Poi voi state a un passo. Noi siamo a un passo dal del Duomo, quindi non siete neanche scomodi. Tutto è partito da qua. Tutto è partito da qua. Giusto, giusto. Peraltro io, insomma, vi conosco da tempo, notavo i vostri polsi. Avete degli orologi veramente rappresentativi, particolari, in particolare Riccardo, insomma, orologio con una pezzo storia. forte, oggi il pezzo forte. Riccardo, Sì. Oggi il pezzo forte ce l'ha lui. Un pezzo particolare, diciamo. Che mi ha subito colpito, veramente. Avete voglia di dirmi due parole, di raccontarmeli in breve? Beh, inizio io. Vai. Devi iniziare. Perché no? A questo punto. Sì, questo mi ha colpito fin da subito, la prima volta che l'ho visto. L'orologio che hanno fatto appunto per i nostri 50 anni di concessione Rolex. Senza stravolgere chissà che cosa l'orologio, semplicemente il nonno ha detto: mettiamo il quadrante dell'oro giallo sulla versione in oro bianco. E così è stato, per cui senza andare a stravagare chissà che cosa, devo dire che poi ha fatto anche una bella incisione dietro col 50esimo e ce l'ho proprio nel cuore questo orologio. Insomma, un orologio che non si nota tanto, ma rappresenta Non si nota molto. tanto, sì, è proprio rappresenta la famiglia. Poi, Diciamo che è col un po' il fatto nostro che modo di essere, non troppa visibilità ma sostanza, forse un po' la cosa più Molto milanese. importante. Molto milanese. Molto milanese. Diciamo Molto che da quel milanese. punto di vista lì siamo molto milanesi. Io sono Classico. amante degli orologi classici, diciamo simil d'epoca, comunque questo è un orologio degli anni 90, è un Patek molto semplice pur essendo un Cantin Perpetuel, è il primo retrogradante che hanno fatto, quindi con una meccanica abbastanza complessa, su una cassa da 36 mm, una cassa piccola. A me piacciono le casse non molto grandi, le trovo molto eleganti, Concordo. quindi lo porto sempre con piacere. Poi l'oro rosa è un colore molto caldo dell'oro, quindi mi affascina sempre. Caspita, concordo, bellissimo orologio. Grazie. E poi, giustamente, Invece l'ultima Fede è andato un po' generazione più avanti. più proiettata al Invece sono futuro. andato su questo Moser Streamliner, cronografo flyback, che devo dire mi ha colpito molto, oltre al fatto del quadrante. Moser poi sta lavorando secondo me molto molto bene negli ultimi anni come brand indipendente, ma soprattutto quando poi lo giri e fai vedere il movimento, che sembrerebbe un movimento a carica manuale, invece è automatico, È vero, essendo poi è anche vero, è vero. uno di 100 pezzi, devo dire che affascina sempre tanto. È affascinante anche il bracciale, la cassa, cioè ricorda quegli orologi degli anni 70, Sì, certo. ricorda il Pulsar, È ricorda vero. dei vecchi orologi che negli anni Devo 70 dire sta avendo spaziavano. parecchio successo. però non Sta ha il piacendo. contatore. Il contatore Però sono veramente le doppie sfere. Molto bello. Bello, 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 ottima scelta. Esce un po' dagli stereotipi che in questo momento sono particolarmente di moda. Beh, giustamente, porta nuova, orologio Esatto. del futuro. Assolutamente. Giustissimo. Più che giusto. Parlando con voi, qual è secondo voi un po' la prospettiva dei giovani sull'orologeria? Come la vivete? Voi siete giovanissimi, avete un sacco, siamo quasi coetanei. Come viene percepita secondo voi? Come vi trovate su Milano a parlare di orologi con i giovani? Beh, diciamo che fortunatamente la maggior parte anche dei nostri clienti in primis erano nostri amici, per cui si confidavano molto con noi e a noi ci piaceva nel nostro piccolo, quando abbiamo iniziato, cercare di parlare il più possibile per quanto Siamo riguarda sempre stati un punto di riferimento, già magari al liceo,
poi come Fin da consiglio subito, di esatto. papà ha detto: mi raccomando, cambiate tante volte la scuola, così almeno conoscete sempre tanta gente. Perché quello è partito da me, anch'io ho Certo, cambiato quello tante che- scuole, certo. perché è stato quello che Ed è mi ha quello creato che le sicuramente relazioni. ci ha aperto tante relazioni e tante conoscenze. Mi ha fatto Quindi, un po' di giri. Grazie papà per il tuo Ci consiglio. mancherebbe voi che siete stati, avete preso da me questa qualità e questa capacità di studiare in maniera esemplare. Poi ecco. diciamo che abbiamo la fortuna che le generazioni passate hanno lavorato talmente bene che comunque quando ti presenti con il nome Verga, Certo. comunque magari il genitore del nostro amico probabilmente o ha già acquistato, magari ha portato in riparazione qualche cosa, quindi sicuramente quello ci ha facilitato la vita. Sì, ci vedevano già come un punto di riferimento per il fatto che magari il loro padre andava da papà, il loro nonno veniva seguito da mio nonno, per cui è Poi tutto un comunque susseguirsi di... i giovani vogliono parlare con i giovani, Certo. e quindi quello Corretto. è sicuramente un Certo, qualcosa certo, di concordo. piacevole. Anch'io quando sono stato la prima volta da voi che vi ho incontrati ho detto che bello, subito faccio i giovani, è un piacere, poi alla fine si sa, si tramanda per le prossime generazioni. Sì, non sempre è così scontato, perché poi bisogna anche capire se le generazioni che seguiranno sono all'altezza per Certo. poter seguire con le stesse direttive e con le stesse idee il lavoro portato avanti. Io sono stato fortunato, ecco, mi considero molto fortunato che i miei figli hanno preso la passione, perché qui è una questione di passione, non di opportunità, perché all'inizio può sembrare un'opportunità, dici vabbè c'è un'azienda di famiglia, non ho quella voglia forte di studiare e quindi la soluzione più facile è entrare nell'azienda di famiglia. Però poi meritarsela invece è un compito diverso e mi dà la sensazione che loro sono sull'ottima strada. Aspetta. Io mi ricordo, abbiamo giocato a golf insieme, adesso vedo basket, padel, siete sponsor di un sacco di attività, tutte devo dire che si notano. Da dove vi nasce questa voglia e come la vivete? Beh, il basket è una passione di famiglia, perché mio padre fin da quando ero piccolo mi portava a vedere l'Olimpia, che all'epoca si chiamava Simmental, quindi ho visto tante belle cose, ho visto a Milano che il basket lo amava, ecco, quindi la passione è rimasta tale. E poi anche Filippo, Poi il nostro mio figlio- fratello piccolo che mio comunque figlio più giocava piccolino, proprio che in all'Armani. realtà è il più grande in termini di altezza, giocava nell'Armani Juniores, quindi Caspita. ha fatto anche una piccola carriera sportiva. E poi ovviamente da quando è stato preso in mano dal signor Armani, con cui c'è un rispetto reciproco, ci è sembrato opportuno, diciamo, aiutare uno sforzo che è stato fatto, perché è importante, perché il basket in Italia è purtroppo visto ancora come uno sport minore, a rinforzare le fila degli appassionati. Il paddle il golf è storico, perché comunque le marche dell'orologeria come Sì, Rolex e Patek certo, hanno sempre certo, fatto certo. i tornei, quindi ci siamo adeguati, poi siamo golfisti anche noi. Il paddle invece è una cosa Siamo nuova. anche padelisti. Padelisti, ecco, loro io non Il ho padel più età è per fare il paddle. sicuramente è uno sport, diciamo che è nuovo in Italia, a Milano soprattutto, perché a Roma era già arrivato qualche tempo fa, e devo dire che è uno sport che sta andando parecchio di moda in questo momento, e abbiamo poi scelto, diciamo, una posizione molto centrale, perché diciamo il City Life Paddle è sicuramente sono i campi dei paddle forse più belli sotto i grattacieli di City Life, e l'abbiamo voluti sponsorizzare proprio con Gerard Perigot, e devo dire Sì, è uno sport che coinvolge veramente tanto, sì. speriamo È di divertente, continuare la devi provarlo. sponsorizzazione per tanti anni. Devo provare. È devo divertente, provare. sì, Verrò a giocare a sicuramente. paddle. Bravo, Sul io nostro continuo a campo, giocare a andate. golf. Che forse è più indicato alla mia età. Mi piacerebbe lasciarci con questa domanda, mi fa un sacco piacere scoprire, anche se è una storia che io in parte conoscevo già, delle vostre generazioni, alla fine ancora 3 generazioni in negozio, e proprio per questo vi lascio con questa domanda. Dove vedete Luigi Verga e Milano nei prossimi 5-10 anni? Domanda molto complicata. Veniamo da un periodo dove per tanti motivi il mondo è stato messo in discussione in maniera rapida, veloce, e nell'arco di pochi mesi il mondo si è ribaltato completamente. Quindi fare delle previsioni future è sempre molto complicato. Considero la pandemia una guerra, è stata, o lo è ancora, perché comunque non siamo ancora proprio alla fine.
e dopo ogni guerra c'è una ricostruzione. Quindi io mi ricordo i racconti di mio padre nel 47, 48, 49, quando hanno aperto col nonno, era un momento di grande euforia, la gente aveva voglia di ritornare alla vita quotidiana, quindi speriamo che succeda anche questo, magari con delle situazioni diverse, magari con delle abitudini che cambieranno, perché forse quello che c'era prima della pandemia, dopo non è che non ci sarà più, lo vivremo in maniera diversa. Almeno per un qualche anno ci ricorderemo quello che abbiamo passato, perché fortunatamente l'uomo ha una memoria molto corta su certe cose. Io sono fiducioso soprattutto perché ho una quarta generazione in azienda veramente in gamba, e poi vedo Milano che ha già messo dei paletti avanti per una ripresa molto 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 veloce. Poi lascio loro comunque sì, perché poi ci saranno, come diceva anche Federico, ci saranno anche le Olimpiadi Sì, che nel 2026, per cui per noi sicuramente saranno degli anni piuttosto impegnativi per consolidarci sempre di più all'interno dell'azienda e fare come sempre il nostro meglio. Assolutamente, siamo una bottega storica e rimaniamo una bottega. Perfetto, grazie mille. Allora speriamo di vederci nel 2026 su un campo da golf e raccontarci. Assolutamente. Anche paddle, Anche paddle, vabbè. Magari in un campo da sci, visto che ci sono le Olimpiadi, non so qua a Milano cosa faremo, ma qualche cosa sicuramente ci sarà. Ci si può sempre inventare Sì, qualsiasi Magari cosa. sulla discesa di Porta Nuova. Possiamo no? fare Esatto. in via Capelli, che è la nostra via, che c'è una discesa, Pensiamo. una discesa libera, volentieri. Volentieri. Grazie ancora per essere stati con Grazie a noi. te. Grazie. Grazie a tutti voi. Buona giornata. Grazie mille. Grazie. Ci vediamo al prossimo video.